Buongiorno e benvenuti sul mio canale YouTube Astro Tarotina, un canale dove parliamo di astrologia di tarocchi e di tanti altri temi che interessano e vi interessano, spero. Oggi parleremo della croce dell'incarnazione e in astrologia ci dà una lettura simbolica e profonda del tema natale. Che cosa descrive questa croce dell'incarnazione? Descrive i quattro angoli fondamentali del tema natale, che sono l'ascendente e il discendente, il medio cielo e il fondo cielo. Angoli sono chiamati nella terminologia astrologica, ma che possiamo considerare come dei pilastri della nostra esperienza terrena, perché ci indicano come l'anima, se vogliamo prendere questo termine, scende nella materia, interagisce con il mondo e viaggia poi verso la sua realizzazione. Prima di entrare nel dettaglio, come al solito, le raccomandazioni, quindi e poi cosa facciamo di questa croce dell'incarnazione? Beh, la mettiamo in relazione con i quattro cavalieri, eccoli qua, dei tarocchi di Marsiglia, e poi suggerisco per ogni angolo e ogni cavaliere collegato una pratica. Sono sempre delle proposte, quelle che vi faccio, per cercare poi di che poi continuate la vostra ricerca nella direzione che più vi interessa. Allora, prima di andare oltre, effettivamente solite raccomandazioni, pollice se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina delle notifiche, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, condividete questo video, andate a vedere, a scoprire le pagine Instagram dove parlo di astrologia, di tarocchi e di tante altre cose tutti i giorni, proprio in maniera quotidiana. E poi scrivetemi a mariachristina.astrotarot con una T finale, astrotarot@gmail.com, se desiderate una consulenza di astrologia di tarocchi o di astrotarocchi. Se desiderate ricevere il questionario sotto forma ludica per valutare le vostre conoscenze dell'astrologia dei tarocchi, e se desiderate anche ricevere la mail settimanale che scrivo, che invio alle persone interessate, dove parlo di astrologia e di tarocchi e anche di tante altre cose, come al solito. Allora, prima di cominciare veramente a descrivere questa ruota, una piccola introduzione generale sui tarocchi di Marsiglia. Quindi sappiamo che il mazzo dei tarocchi di Marsiglia è costituito da 78 arcani, 22 arcani maggiori dall'1 al 21, il matto non ha numero, che rappresentano un processo umano universale che comprende tutti gli aspetti, che ingloba tutti gli aspetti spirituali dell'essere, quindi 22, e poi 56 arcani minori suddivisi in 40 numerali da 1 a 10 e in 16 minori che vengono chiamati onori, fante, regina, re e cavaliere. Allora, questi 56 arcani minori sono suddivisi in 4 famiglie, ogni famiglia corrisponde a un elemento, quindi le spade corrispondono all'elemento aria, ossia il mentale, il pensiero, l'intelletto, il movimento, le coppe corrispondono all'elemento acqua, le emozioni, i sentimenti, la ricettività, l'intuizione, i bastoni rappresentano l'elemento fuoco, quindi l'azione, la creatività, l'iniziativa, il desiderio naturalmente, e poi le denari corrispondono all'elemento terra, cioè la materia, la materializzazione e il bisogno. Ora, questi 16 onori, quindi per 4 famiglie, 4 figure per 4 famiglie, abbiamo parlato di fante, regina, re e cavaliere, rappresentano degli aspetti più psicologici, più personali, più intellettuali anche dell'individuo, e i numerali invece rispondono a delle domande o corrispondono più a delle questioni materiali quotidiane. Ora, questi 4 cavalieri rappresentano la perfezione del loro simbolo, del loro elemento. Che cosa vuol dire la perfezione del loro elemento, del loro seme? Cioè, l'elemento aria, acqua, terra e fuoco si perfeziona man mano che si procede nell'evoluzione. Quindi se un fante rappresenta una conoscenza iniziale dell'elemento, la regina approfondisce la conoscenza, il re termina in un qualche modo la conoscenza dell'elemento, il cavaliere poi è pronto, perché l'ha accettato, perché l'ha metabolizzato, è pronto sul suo cavallo, quindi con slancio e con mobilità, con dinamicità, a portare questo messaggio che questo elemento ha in sé nel mondo.
Ecco, se volete saperne di più vi invito a andare a vedere i video che esistono, 4 video che esistono, che mettono in relazione gli elementi acqua, aria, terra e fuoco con i cavalieri e con gli onori, non solo con i cavalieri ma con gli onori fante, regina, re e cavaliere. Allora torniamo al nostro tema natale, quindi l'ascendente, vedete, è qua e costituisce la porta proprio dell'incarnazione, cioè ci indica come entrare nel mondo come cavaliere di bastoni, e l'ascendente, che è la porta d'ingresso della prima casa, cioè di tutta questa. Fra le altre cose, se volete avere maggiori informazioni su questa suddivisione in 12 parti della ruota dello zodiaco, vi rinvio a un video che già esiste, che appunto porta sulle case e che troverete se andate a vedere appunto su tutto il canale YouTube Astrotarotina. Quindi questo punto mi indica, ascendente come il nome lo indica, è un punto matematico, naturalmente, che si ottiene attraverso un calcolo basato sul giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo di nascita della persona, e si ottiene un calcolo che permette di valutare quale era la costellazione, quindi il segno che ascendeva, che sorgeva a est nel momento in cui la persona è nata. Per questo si dice che rappresenta proprio la porta dell'incarnazione, cioè il momento in cui siamo nati, la porta d'accesso all'esperienza terrestre, ed è anche una maschera, ma non nel senso di inganno, maschera nel senso latino del termine, persone, cioè personalità. Che cos'è l'ascendente se non ciò che gli altri colgono di noi prima ancora che noi abbiamo parlato, cioè ci indica un modo in cui per esempio reagiamo a una sorpresa, o in cui entriamo in una stanza, camminiamo, guardiamo, salutiamo, lo associamo infatti proprio per questo, proprio perché è legato all'idea di un primo momento, di un primo impulso, veramente di qualcosa di iniziale, lo associamo per questo all'elemento fuoco, non perché appartenga per forza agli elementi, ai segni di fuoco, ma perché è proprio il fulcro iniziale della nostra esistenza, è una scintilla, ecco, forse che indica veramente la volontà di esistere, cioè il fuoco non sa perché, non sa chi è, ma sa di essere, e non aspetta una definizione prima di lanciarsi a fare qualcosa. Quindi questo cavaliere di bastoni lo chiamiamo proprio il portatore del fuoco, e vediamo come è molto mobile, addirittura il cavallo è pronto a cambiare direzione, tiene saldamente il suo bastone, il suo elemento, come uno scettro vivente, e uno sguardo assolutamente rivolto in avanti, come quello di tutte le figure che fanno parte della sua famiglia, perché i bastoni, ricordiamo, sono collegati al fuoco, quindi rappresentano l'elemento fuoco, quindi l'iniziativa, l'azione, il desiderio. Non dubita questo cavaliere, agisce, e questo fuoco è un fuoco veramente iniziale, un fuoco grezzo, un fuoco puro, un fuoco potente, incarna la vitalità, lo slancio, il movimento, sa che qualcosa lo spinge in avanti, non sa bene cosa, ma qualcosa lo spinge in avanti, è la scintilla proprio della vocazione a vivere, e piuttosto che cercare di controllarlo dobbiamo ringraziarlo, perché costituisce un impulso di vita iniziale, e riconoscerlo ci permette di farne una porta proprio sacra verso poi quello che sarà lo svolgimento della vita nell'incarnazione. Quindi simbolicamente lo collegherei allo slancio, al coraggio e all'affermazione, e la proposta che vi faccio di pratica è proprio quella di osservare questo cavaliere di bastoni e di chiedervi quali aspetti di questa carta risuonano con il modo in cui mi relaziono alla giornata o alla settimana o al mese che mi aspetta, e la domanda guida è: quale fuoco mi spinge profondamente oggi? Allora, per quanto riguarda l'osservazione, la meditazione, la visualizzazione sulle carte, vi rinvio proprio a un video che esiste, che si titola proprio così: Meditazione, visualizzazione, introspezione, guida al viaggio interiore, in cui troverete una guida che vi aiuterà in questo tipo di pratiche. Andiamo avanti nella nostra descrizione. Se esiste un ascendente a est, esisterà un discendente a ovest. Quindi questo sono io come entro nel mondo, e questo è l'altro che ha anche uno specchio, la porta quindi dell'altro, la porta che apre poi alla casa settima. Quindi indica che cosa? Il mio modo di connettermi all'altro, e chi meglio del Cavaliere di Denari, che proprio porta l'arte del legame consapevole.
Allora, se l'ascendente dice ecco come entro nel mondo, il discendente che cosa dice? Beh, dirà ecco cosa cerco nell'altro, ecco cosa proietto nell'altro, ecco cosa imparo attraverso l'altro e le relazioni. Questa è una porta, quindi della casa settima, ma è proprio una porta per gli incontri, è proprio un asse di complementarietà, è uno specchio potente che rivela parti di noi che ancora non sappiamo, di quelle a quali ancora non siamo molto consapevoli. Infatti questa casa settima, sulla quale si apre questa porta del discendente, è proprio lo spazio del partner, del coniuge, dell'amore, ma anche delle associazioni, delle amicizie, dei patti, dei contratti, degli impegni, del confronto costruttivo. È questa porzione di tema natale, questa porzione di cielo, ci indica proprio il laboratorio dell'alchimia umana, ed è qui che noi scopriamo le nostre aspettative, le nostre ferite, ma soprattutto il nostro potenziale relazionale, come entriamo in relazione con gli altri. E quindi direi che potremmo collegarlo all'elemento aria, perché chi parla di relazione e comunicazione parla di scambio, parla di reciprocità, di chiarezza, di comunicazione appunto, cioè l'aria è il regno sicuramente della parola, è il regno del dialogo, delle relazioni che sono scelte per affinità di idee, ma io lo collegherei in particolare sicuramente alla terra, cioè al cavaliere di denari, perché la terra, i denari rappresentano la terra, perché la terra mi indica proprio la sicurezza, il legame, l'impegno, la solidità, qualcosa di duraturo, un'affidabilità emotiva, una costruzione paziente, cioè la relazione è un terreno incarnato, è un impegno di crescita, e questo cavaliere di denari è proprio il costruttore di relazioni, e vediamo che guarda proprio questo elemento che ha davanti agli occhi quasi come un oggetto sacro, ma anche come uno specchio. L'altro è il nostro specchio. Il cavallo vediamo che si muove lentamente, non ha fretta, guarda davanti a sé con calma, ci trasmette qualcosa di sereno, di tranquillo, di costante. Vedete questo cavallo come è più, questo cavallo qua come è più solido anche, no? Di questo. Si vede che non corre, che si muove, va avanti, non promette tutto, ma dà solo ciò che sa che può mantenere, non costruisce ponti, non costruisce sogni, scusate, ma costruisce ponti, e sa che ogni incontro è un messaggio, sa che ogni legame è uno specchio con l'altro, che ogni partner è un insegnante. Cosa ci dice questo cavaliere di denari, quindi di elemento terra? Che le relazioni che cosa sono se non un viaggio, che il legame che cos'è se non una responsabilità condivisa, che l'altro chi è se non un mondo da accogliere, che l'amore significa proprio offrire la propria presenza, e l'amore non basta, cioè deve essere incarnato, vissuto, deve essere alimentato. L'altro non viene, non arriva, non entra nella nostra vita per completarci, ma per confrontarci con le nostre basi, con chi siamo. Quindi simbolicamente, secondo me, rappresenta l'impegno, i legami concreti e i valori relazionali. E come proposta di pratica, con la carta dei Cavalieri Denari, vi invito a osservarlo attentamente e porvi la domanda: quali aspetti di questa carta risuonano con il modo in cui mi relaziono con gli altri? E la domanda guida: cosa cerco inconsciamente nell'altra persona? Sono affidabile, stabile, capace di accogliere l'altro così com'è? E procediamo ancora in questa ruota con il medio cielo, che rappresenta la mia missione di vita, la mia vetta, attraverso chi se non il cavaliere di spade che è in cammino. Il medio cielo rappresenta il punto più in alto del cielo, proprio allo zenit, cioè il punto che abbiamo sopra la nostra testa, ed è in opposizione, complementarietà in realtà, con il fondocielo che è il nadir, il punto più in basso. Quindi il fondocielo rappresenta il luogo di provenienza, questo medio cielo che è su in alto, quindi che cosa rappresenta? Beh, rappresenta la mia vocazione, verso dove vado e come ci vado, come mi comporto, verso cosa io sto tendendo, cosa sono chiamata a realizzare, cosa mi connette al mondo nell'espressione più completa. È proprio un appello verticale, e questo medio cielo che apre la porta alla casa decima, che è una casa abbastanza in realtà più ricca di quanto non sembri, diciamo, è proprio un luogo della nostra vocazione che si rivela gradualmente, è il modo in cui noi occupiamo uno spazio nella società,
è la vetta del nostro cammino terrestre. E qui mi fermo e faccio una parentesi, apro una parentesi, perché secondo me è importante fare una distinzione fra missione e professione. Cioè, questo medio cielo non mi dice tu sarai avvocato, tu sarai artista, tu sarai insegnante. Sì, questo è un modo, se volete, può essere anche così, ma mi dice soprattutto questo tipo di energia che sei chiamato a incarnare nel mondo. Questa è la qualità d'essere che sei invitato a irradiare, qualunque sia il ruolo che assumi. Quindi è molto diverso. Ed è per questo che a volte la missione ci mette anni a rivelarsi, perché matura nel corso di esperienze, di scelte, di rinunce, e non è una cosa che si dà così alla nascita, ma la si guadagna, la si cerca nel tempo. Quindi è chiaro che può essere collegato anche l'elemento fuoco, perché c'è il discorso della passione, fare qualcosa che ci appassiona, il calore, l'entusiasmo di una missione, o la volontà anche di illuminare, d'accordo? Cioè di portare la nostra luce fuori. Ma io lo collegherei soprattutto a quello che ho detto all'inizio, all'elemento aria, e quindi a questo nostro cavaliere di spade che è il messaggero del cielo. Perché elemento aria? Perché mi rappresenta un pensiero chiaro, una visione mentale, un linguaggio sicuramente accurato, ma soprattutto l'ispirazione, il fatto di elevarsi, la luce dell'intelletto spirituale. E questo vediamo, questo cavaliere di spade, che quindi porta l'elemento aria, che brandisce la sua spada, quindi l'aria, il pensiero con sicurezza, un cavallo veloce e teso, vedete che addirittura il cavallo si impenna, si muove come se fosse spinto da una missione interiore pressante, ma lo vediamo bene dal suo sguardo, guardatelo bene, non cerca la guerra, ma porta la verità, e non brandisce la sua arma come una lama di distruzione, ma in realtà la sua arma è un'idea chiara, è una parola anche tagliente, un pensiero acuto. E incarna con forza questo medio cielo, perché avanza grazie alla forza del suo pensiero, anche se questo non è sempre comodo, non ha paura di prendere delle decisioni, persegue un obiettivo mentale, spirituale, evolutivo che va oltre il piacere immediato. Infatti il Cavaliere di Spade non lavora per guadagnarsi uno stipendio, lo vedete, addirittura è l'unico che ha un'armatura, agisce perché sa che cosa è venuto a fare, o perlomeno se non lo sa è pronto a scoprirlo, spada alla mano. Ed è per questo che vi dicevo prima che questa 10ª casa è una casa comunque esigente, perché ci mette di fronte, questa 10ª casa, eccola qua, è una casa esigente perché ci mette di fronte al nostro ruolo, al riconoscimento, al nostro dovere della verticalità. Il Cavaliere di Spade, vedete, non sempre piace, disturba, ha un'armatura, alimenta questa tensione fra verticalità, fra verità e adattamento, e proprio si apre, traccia la sua strada. E qual è questa strada che si traccia? Beh, quella che si trova fra l'ideale e la realtà. Quindi taglia per liberare, avanza per risvegliare, simbolicamente lo collegherei all'ideale, alla ricerca, alla sfida intellettuale. E quindi come pratica vi suggerisco di osservarlo attentamente, di porvi la domanda: quali aspetti di questa carta risuonano con il modo in cui mi relaziono alla mia vocazione, alla mia missione, e come domanda guida: quale energia sono invitato o invitata a incarnare nel mondo, quale qualità posso coltivare per connettermi maggiormente con essa. E finiamo il nostro viaggio con il fondo cielo, cioè con le origini, le radici, il mio mondo interiore attraverso il Cavaliere di Coppe e l'origine dell'essere. Allora, voi mi direte, ma perché finiamo con l'inizio, le origini, no? Le origini delle fondazioni? No, perché se non sappiamo chi siamo poi non possiamo neanche andare nel mondo, quindi è importante in realtà proprio chiudere il cerchio in questo modo. E questo fondo cielo, chiamato in latino anche imum celi, quindi è il nadir, il punto più basso, l'abbiamo detto prima, rispetto al medio cielo, ed è proprio la radice nascosta dell'incarnazione, è la matrice profonda, sono le nostre origini, quindi collegato naturalmente alla memoria, alla memoria cellulare anche, e quindi all'elemento acqua. Cioè, nella parte in cui si parla di grembo materno, di memoria emotiva, di lignaggio, di sangue, evoca proprio la famiglia, gli antenati, le dinamiche transgenerazionali, i tabù, le memorie, i legami invisibili, i segreti, madonna, i famosi segreti di famiglia, e anche ciò che ci lascia questa famiglia, cioè dei doni naturalmente silenziosi, per esempio come, che ne so, dei talenti musicali o nella medicina, o anche un intuito particolare, ma ci porta anche
delle fedeltà inconsce, delle ferite familiari irrisolte, abbiamo detto, delle cose segrete, dei silenzi. E questo fondocielo in fondo che cos'è se non un rifugio? Ed è il rifugio che in realtà cerchiamo sempre durante tutta la nostra vita, attraverso dei luoghi, attraverso delle persone, attraverso dei paesaggi, degli amori, ma in realtà è un luogo che non è esteriore, è interiore. È proprio quel luogo interiore dentro di noi in cui ci sentiamo a casa, ed è un luogo che può essere che è abitato da noi, che può essere naturalmente caldo o freddo, che può essere fluido oppure immobile, no? Ghiacciato, che non si raggiunge assolutamente con la mente e con il ragionamento, ma con la memoria cellulare, con i sogni, ma anche con le sensazioni, proprio con l'acqua. E quindi arriviamo adesso all'ultimo elemento, che è il nostro cavaliere di coppe, che è il messaggero delle profondità, e vediamo che questo cavaliere è una figura, anche lui in movimento, che porta una coppa davanti a sé con devozione, con delicatezza, è proprio un'offerta. Il cavallo vediamo che avanza in maniera molto rispettosa, no? E molto anche lenta, sembra che stia attraversando un sogno, un ricordo. È proprio il viaggiatore del cuore, il portatore di emozioni consapevoli, è colui che porta in superficie le acque del passato, proprio delle nostre origini. Ma perché lo fa? Per trarne un significato e soprattutto per offrirci una riconciliazione interiore. Infatti è un traghettatore fra l'ombra di ciò che non sappiamo e la luce di ciò che sappiamo, e ci offre in fondo ciò che ha ricevuto tenerezza, ha ricevuto violenza, ha ricevuto aggressività, ha ricevuto vulnerabilità, quindi è un mediatore. Perché? Che cosa fa? Come l'acqua, cioè come l'acqua, la memoria cellulare ripercorre le generazioni, ci aiuta a onorare le memorie dei nostri antenati senza legarci ad essi, ricordandoceli, onorandoli e poi integrando e trasmutando la memoria del nostro lignaggio. Quindi simbolicamente, effettivamente lo collegherei all'interiorità, alla ricerca del cuore, al legame con l'anima. E qui farei una piccola ancora parentesi parlando di questo cavaliere di coppe, perché lo si ritrova in tante altre tradizioni spirituali, come messaggero del cuore, del sogno, dell'anima. Beh, come non pensare al messaggero delle tradizioni cavalleresche, del ciclo arturiano con Parsifal, il cavaliere puro, il cavaliere ingenuo, guidato da una ricerca misteriosa e iniziata, che è quella del Graal. Il Graal sappiamo che non è un oggetto in realtà, ma è uno spazio che può essere pieno vuoto di cosa? Beh, dell'essenza della dea, ma anche della luce della sorgente o del sangue di Cristo. E quindi dove cercare questo Graal se non nel fondo cielo, nelle nostre origini, nelle nostre radici, cioè tornare a quel luogo in cui l'amore scorre incontaminato, perché di fatto noi tutti proveniamo dall'amore, siamo tutti figli dell'amore. E questo cavaliere di coppe, fra le altre cose, è l'ultima carta che chiude quindi i tarocchi di Marsiglia, quindi mi viene da dire che siamo tutti cavalieri di coppe alla fine, alla ricerca di un messaggio di riconciliazione. E poi dietro questa parola ognuno di noi può mettere ciò che desidera, o ciò che sente soprattutto. E poi il cavaliere di coppe lo troviamo anche nel messaggero Sufi, no? Cioè nell'amante mistico che beve la coppa divina, la coppa dell'amore divino, che poi cade ma però si rialza, si dispera, ma che non può smettere di amare la bellezza. È proprio il viaggiatore degli stati interiori. E concluderei questo brevissimo excursus con il saggio taoista, che è legato all'acqua, cioè l'acqua è l'elemento duttile, e il saggio taoista è colui che non affronta le cose ma abbraccia, come farebbe l'acqua, no? Che si muove nell'invisibile, ma che di fatto come l'acqua riesce a corrodere, a scolpire la roccia che è dentro di sé, quindi va verso se stesso ma senza lottare, penetrando così in profondità ma senza però rompere nulla dentro. E quindi vi propongo, per concludere, come pratica, di osservare la carta del Cavaliere di Coppe e di porvi la domanda: quali aspetti di questa carta risuonano con il modo in cui mi relaziono con le mie radici. E la domanda guida è: quale memoria delle mie radici ho bisogno di essere ascoltata, quale eredità consapevole posso trarre da essa. E termino con una citazione di Alejandro Jodorowsky nella Via dei Tarocchi, che dice: i cavalieri sono messaggeri,
proiettano il loro simbolo e lo mettono in relazione con gli altri regni. Chiaramente ogni cavaliere mette in relazione il suo simbolo, il suo elemento, con quello degli altri cavalieri, cioè l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, ma forse anche altri regni che vi lascio scoprire cavalcando il vostro cavallo, l'elemento, vostro elemento di predilezione. E prima di concludere le raccomandazioni abituali, quindi pollice se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina delle notifiche, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, condividetelo, andate a scoprire se non l'avete ancora fatto le pagine Instagram che portano lo stesso nome, Astro Tarottina, dove parlo praticamente tutti i giorni di astrologia e di tarocchi, e scrivetemi a mariacristina.astrotarot con @gmail.com se desiderate una consulenza di astrologia o di tarocchi o di astrotarocchi, se desiderate ricevere il questionario per valutare le vostre conoscenze di astrologia e di tarocchi in maniera molto ludica, e se desiderate anche ricevere la mail settimanale che invio alle persone appunto che lo desiderano, dove parlo di astrologia o di tarocchi e di tanti altri temi che mi interessano. Grazie, grazie, grazie di aver trascorso questo tempo con me, perché come dico sempre il tempo e la salute sono le due cose più importanti che abbiamo. Alla prossima!